Ciao a tutti amici da RRS Metal Detector e non solo. Oggi siamo qui a Moro per che cosa? Oggi siamo qua ragazzi al Centro di Cultura Paolo Guidotti di Castiglione dei Pepoli, che vi invitiamo a venire a visitare. Bellissimo. Per fare il famoso la riconsegna del fucile Garand M1 che Mattia ha trovato. Quindi se vi piace il video ragazzi non ricordatevi di iscrivervi al canale, Spuntate la campanella e commentate perché ci sarà sempre piacere. bene, adesso andiamo a Guardate consegnare. quanti siamo! Buongiorno! Buongiorno! Ok. Buongiorno. Prego, a che ora avete appuntamento? Alle 11. 10:30. Pezzi di radio questa, almeno questo che pensiamo Noi l'abbiamo trovato sul Tavianella. No, dov'è che l'abbiamo scelto? Cavoli, di radio non è che sia espertissimo, sicuramente è questa bachelite qui è tipica delle radio, qui sono delle c'è dei numeri, perché io Qui c'è anche scritto The Grace e in Grace, quindi è una regolazione. delay e ritardo di Solo che la buca era talmente grande che non ce l'abbiamo fatta a continuarla, ci siamo fermati, Cioè, abbiamo dovuto buca di richiudere. rifiuti. Sì, L'abbiamo dovuta richiudere e poi dopo Abbiamo devi riaprirla un'altra volta. sicuramente è un No, non ne so, però voglio fare una foto lì a questo l'altro pezzo là con la secondo scritta. me, infatti, è l'unico che ti può aiutare qui. Poi è rosso, no, forse ottone se è arrossito sicuramente mi è no. andata una pulita molto Non mi sembra molto compatto per essere una radio. Questi sono pezzi, se era tutto insieme quanto più Quello. che radio militare Perché abbiamo seguito il filo. Ma a meno questo che perché radio militare non sembra quella che danno il coso morse, no? Questo io pensavo. noi abbiamo qui Sì, però voglio vedere se c'ha degli oggetti dentro. Il Carcano che abbiamo trovato insieme ai ragazzi, Carcano 91, e il museo l'ha rimesso a nuovo praticamente. Abbiamo un restauro con l'uso di... l'ho messo nell'acido perché un po' di acido cloridrico gli ha tolto la patina di ruggine, però non più di tanto. Poi con una spazzolata è tornato, addirittura si riconosce il numero di matricola, parti dei numeri di matricola di serie del fucile, poi si conosce l'arsenale che l'ha fatto, Terni, Oh, figurati. si vede l'arsenale di Bellissimo. Terni, si vede una T e una E, che poi dopo poi c'è scritto qui calibro 6,50. Bello. È arrivato nuovo proprio. Come hai fatto? Hai detto a pulire le... Le ho estratte, sono riuscito a togliere le cartucce una per una, forandole e togliendogli la polvere, così queste sono... Perfetto. Bellissimo, bello, che rientra nei pezzi che l'attacco già... per la baionetta, ancora quasi utilizzabile, diciamo, e poi era in condizioni, diciamo, buone condizioni, non era devastato perché sennò anche come ferro, come acciaio, infatti si vede ancora un po' di brunitura. Poi gli ho dato sopra un coprente, che è un coprente che do su tutte le armi di scavo, che praticamente preserva dalla formazione dell'eventuale nuova ruggine e mantiene, è in colore, il colore originale del pezzo. Bellissimo. Io rivivo di nuovo l'emozione di quando Questo è scavando l'abbiamo tirato fuori. Perché da dove l'hai trovato al fucile, il tipo di fucile potrebbe ipotizzare una storia di chi era, di un partigiano, di un... Abbiamo provato a guardare l'intorno, ma... Perché praticamente intorno sappiamo di per certo che da dove l'abbiamo trovato ad arrivare alla postazione dei tedeschi, perché poco sotto la montagna dove l'abbiamo trovato, in località Badi,
Sotto c'era un accampamento tedesco dove uccidevano gli animali e li macellavano per darli ai soldati. E quindi la postazione era proprio in linea d'aria, era molto vicina, quindi secondo me chi l'aveva faceva l'assaltino e poi faceva la ritirata sul monte di Bari, quindi presumo sia sicuramente un partigiano, perché trovandolo carico, nascosto sotto le pietre. Cioè lì era stato nascosto, non era caduto, no, lì era proprio scoperto, probabilmente non l'ha nascosto per... Sì, perché secondo me facevano l'assalto, tornavano indietro, nascondevano e poi... Ma c'erano vostri che sparavano? No, intorno abbiamo trovato da pulire. Intorno niente, in tutta la montagna di Badi non si trova, cioè non c'è niente, però vicino invece a quella postazione tedesca Bossoli del Carcano era pieno, c'erano bossoli del Carcano, c'erano bossoli tedeschi, c'era di tutto. Quindi c'è stato proprio uno scontro e poi facevano la ritirata in cima alla montagna. Però se c'è stato uno scontro di questo, qui magari scappando, e non farsi trovare col fucile in mano, perché se trovavano col fucile in mano o ti ammazzavano sicuro. Sì. E allora forse era nascosto per magari... Poi se mai ritornare poi a riprendere. Sì, poi magari poi questo qui ha fatto... Perché era un po' sotto... Ha fatto anche una brutta pietre. No, perché non è più tornata a riprendere, probabilmente. No, perché carico così, cioè di solito quando nascondevo qualcosa, dopo la guerra toglievano i tutto. caricatori anche e poi gli davano un'ingrassata o lo fasciavano. Io con le armi ho trovato una pistola qui sopra il collo che era tutta arrotolata, una scaosta, poi sotto un grande castagno si vedeva proprio, ed era stata con delle fasce ingrassata, insomma si è mantenuta bene. Poi dalla parte c'era il caricatore con tutti i colpi, però si era staccato, invece questo era proprio pieno, quindi secondo me facevano quella spoletta lì, perché l'unica postazione tedesca era quella che usavano. Poi invece dall'altra parte secondo me li attaccavano su due fronti. Da una parte venivano su dalla Venturina e andavano verso il monte di Badi, perché c'erano gli alleati che venivano su dalla Toscana, ci sono delle foto che gli alleati venivano lungo la Poretana e poi facevano le montagne venire in su, e dall'altra, dalla montagna di Badi, provavano a spingerli verso Bologna, capito? Quindi la ritirata verso Grizzane, eccetera, eccetera. Quindi secondo me usavano questo tipo di arma qua, però più di quello non siamo riusciti a trovare. Tutte ipotesi, ma mica poco. Però è bello fantasticare anche su questa storia. Sì. No? Noi le armi di scavo che abbiamo trovato durante le ricerche sono stati trovati tutti nei campi di battaglia, ma chiaramente sono armi tedesche trovate in campi di battaglia, cioè nel Monte Salvaro, quasi tutte su Monte Salvaro queste. Però è logico, sono armi tedesche in un posto di combattimento dove c'erano i tedeschi. E comunque ha portato un altro pezzo di storia che ha trovato Mattia. Ha trovato un Garand M1 sul monte Taglianella. Ma pensa, ed è perfetto. Perché ancora bello. Questa è veramente una chicca. Ma lì gli americani lì ci hanno combattuto e lasciato anche parecchi morti. infatti siamo tornati sul posto dove l'ha trovato, perché questo fucile l'ha trovato lui e l'ha trovato praticamente a filo, 20 centimetri del suolo, non c'era, era proprio lì. Era nella vetaia, perché sì, l'usura è tipica vedi, questo qui come acciaio è più usurato. È più usurato di quello. Perché il terreno degli abeti è molto più acido, corrode di più il metallo. E quindi siamo tornati comunque tutti quanti, lui ci ha fatto vedere la posizione e abbiamo cercato proprio lì intorno, c'è anche il video che lo potete trovare sul canale, c'è il video dove siamo andati a cercarlo e siamo andati a trovare, non c'era nient'altro, abbiamo trovato una bomba proprio lì una bomba da mortaio proprio lì vicina, piantata nel terreno a circa 30 cm, l'ha trovata lui. Americana? Inglese. Inglese è difficile lì però. Beh, non lo so, mi sembra, abbiamo trovato americano o tedesco? Quella col quadrato sopra, che rimane solo il pezzo tondo col quadratino sopra, è una bomba da mortaio, ma a me mi sembra americana, può darsi, non lo so. Col quadratino? Non era tedesca, quello sono sicuro. Comunque l'abbiamo trovato a 30 cm ed era proprio lì vicino a questo, allora avevamo dedotto che qualcuno ha tirato e dall'esplosione. Però questo non ha segni, il fucile non c'è niente, intorno non c'era assolutamente niente. A vederlo così ancora... No, è intatto. Senza caricatore, non abbiamo trovato caricatore, non abbiamo trovato niente. Probabilmente chi l'aveva ha lasciato lì perché dopo ci abbia lasciato lì. Il fiume.
Perché lì su, Però abbiamo su ci Taglianella siamo messi, Abbiamo scavato 45, tutto, ma tu ferro, non ferro, tutto ma- quello che c'era intorno l'abbiamo scavato per 20 metri. e boss disparati. Niente. zero. Solo Niente, quello. solo Infatti quello. noi siamo andati sperando di trovare. Cioè non c'è stato almeno. Però se hai trovato la bomba mortaia probabilmente. Ma quella la bomba mortaia era esplosa? No, c'era proprio il pezzo della testa in fondo e buona, era esploso. Poi c'erano tutti i frammenti Poi c'erano tutti i frammenti intorno, quindi Allora, mi sa che... che lui ha fatto una brutta. è Cioè, per quello che molto dico. probabile, lui era in pattuglia, magari lì non aveva sparato niente, ma gli è scoppiata una bomba da mortaio. Ah, può essere anche. Poi dopo è Ma morto. abbiamo Abbiamo provato a trovare piastrine, niente. Ma gli americani Li portavano via. Riuscivano, magari i compagni l'hanno preso, magari era ferito. Questa il era pezzo delle la case. culata. Sì, Era integro proprio. Anche proprio l'anello della cinghia. Manca il legno che logicamente la terra se lo mangia. chiaramente il legno dopo Dopo poco. trovare il legno. No, noi dove trovavamo il Mauser che c'era il caduto c'era ancora vero? il pezzo di legno ed era una faggeta, però chiaramente anche lì è acido come terreno, però sai, dipende poi anche dalle fusioni dei metalli, cioè magari una fusione che non è, le parti che non sono, vedi, che non sono di ferro, questi sono lega e sono perfette, quindi però basta pulire, Quello lì è pulito, bello. torna bene, bello, molto bello. Molto bello. E direi di ricordare anche di scavare, perché quello lì dava ferro, ragazzi. A me dava ferro. Mi suonava 20 fisso, non so. Ferro, perciò bisogna scavare, ragazzi, scavate. Ti dava Fate che vi fa vedere. L'unica volta che sono Bellissimo. arrivato alle 2, alle 2:15, ho chiamato lui che non sapevo come fare. Non Tremava sapevo tutto, neanche. mi E poi balbettava. c'erano tutti i cacciatori intorno, quindi sono scappato come... Però 20 minuti, ho fatto quella buca lì per minuti. Dopo siamo tornati, abbiamo fatto un giorno intero, non abbiamo trovato niente. Avevamo più di ragazzi. La ricerca è così. È così, avete c'è poco da visto, fare. Sì. Trovi delle volte abbiamo trovato delle cose in un posto che ci eravamo passati 100.000 volte, non cose grandi così, però cose bellissime, piccoline. Che ormai, se non ci passi proprio perché sopra. te non è che uno in teoria lo sapete benissimo, dovrebbe scavare ogni segnale, però come fai? Quando arrivi che sei magari stanco, vedi un segnale che ne hai trovati 100 uguali della merda sopra, adesso il centunesimo lo lasci perdere. Ed è proprio quello. Io Proprio lei invece scava tutto. Io scavo tutto. Lei Io da quando arrivo lì, anche se sono 2, 3 ore, 4 ore, io scavo. La cosa migliore è così. Comunque ragazzi, Bello, lo metti adesso, vi faccio una pulizia, poi lo esponiamo, poi dopo ci fate una storia. Una storia sua perché l'ha trovato lui, è giusto Certo. che... Assolutamente, sì. E poi lo mettiamo qui a disposizione qui, se rimane qua come deposito, diciamo, non è che non voglio niente, se uno mi dice guarda, ho piacere di appenderlo sul camino di casa, vabbè, c'è chi... Io non sono così. Il mio rimane lì, in mezzo agli altri con la sua storia, noi ce la ricordiamo, vero? assolutamente. Anche perché è bello metterlo a disposizione. Esatto, quando vanno a vedere È quello lì da questa parte. la storia, È giusto che lo È vediamo. cosa poi bella